Il Codice Rosso è una legge del 2019 che, nasce per l'esigenza di evitare che, i fascicoli fondamentalmente dei reati di cui abbiamo già trattato, maltrattamenti in famiglia, stalking, violenze sessuali, allargate, rimanessero sui tavoli o della polizia giudiziaria o dei pubblici ministeri troppo tempo, in quanto, il pericolo di questi reati, oltre ad arrivare al femminicidio, no, che è l'estrema ratio, l'atto più grave che possa avvenire su questi reati, in ogni caso, continuando a lavorare da un punto di vista di umiliazione, svilimento psicologico della persona offesa, è dimostrato che portino delle gravissime conseguenze da un punto di vista dello sviluppo, ad esempio dei minori che sono vittime di violenza diretta o vittime di violenza assistita, o anche delle donne vittime di violenza che cominciano a sentirsi sempre più inadeguate nella loro vita comune. Cosa ha fatto di eccezionale il Codice Rosso? La novità più importante è il fatto di accelerare questi reati e dare al pubblico ministero 3 giorni di tempo dalla notizia di reato per poter sentire le vittime di violenza di genere. È una legge innovativa, è una legge che viene applicata bene, capite anche che è una legge che porta un aumento del lavoro per la polizia giudiziaria, per gli esperti del settore e in questo caso per la magistratura del 100%, no? Perché la presunzione di assoluta urgenza rispetto a questi reati fa sì che l'iscrizione di questi reati sia massiccia. Quindi ha portato un aggravio di lavoro per noi e per i pubblici ministeri, ma teoricamente uno sveltimento processuale. Anche perché grazie ai dati del Tribunale, ad esempio, di Milano, si è potuto constatare che meno dura il procedimento penale nel suo insieme, quindi la fase delle indagini preliminari e il processo, più possibilità che ci sono che venga condannato il colpevole. Questo un po' anche a sfatare quegli aspetti culturali di strumentalizzazione della denuncia, no? C'è questo pensiero, dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, di 300-400 fascicoli all'anno trattati dal nucleo che dirigo, è un po' una strumentalizzazione che non esiste, cioè i casi di strumentalizzazione della denuncia potrebbero essere 2 su 100, da quanto abbiamo statisticamente dimostrato. In realtà le persone che denunciano sono persone che soffrono, sono persone che stanno denunciando le persone a cui vogliono bene, stanno denunciando il padre dei loro figli, stanno denunciando il convivente, stanno denunciando la persona che amano. Quindi capite bene come non siano pronte a denunciare, non siano pronte ad entrare in tutto quello che poi è la macchina della giustizia. E secondo me un aspetto importante è anche il rapporto di fiducia che si deve venire a creare con la forza dell'ordine titolare del procedimento. Rapporto di fiducia che deve essere imprescindibile, deve essere continuativo, perché la violenza si evolve nel tempo, no? Possono esserci dei periodi di stasi, dei periodi cosiddetti di honeymoon, no? La luna di miele, nella quale torna tutto bellissimo, meraviglioso come all'inizio della loro relazione, e invece dell'escalation di violenza che portano a episodi sempre più ravvicinati e sono assolutamente da monitorare affinché venga protetta la vittima. Il concetto più importante, secondo me, che passa l'avvio del Codice Rosso è il fatto di cominciare a pensare alla vittima come una persona da tutelare, ma non da isolare nelle comunità protette, no? Il primo pensiero una volta della polizia giudiziaria era: isoliamo la vittima in comunità protetta e poi ci occuperemo del carnefice o quello che noi chiamiamo l'indagato. Invece il Codice Rosso dà questa spinta procedimentale modificando l'articolo 347 del Codice di procedura penale, facendo sì che bisogna mettere il pubblico ministero nelle condizioni di poter emettere una misura cautelare a tutela della vittima. Che cos'è una misura cautelare? Una misura cautelare è una misura restrittiva delle libertà personali, fondamentalmente. Va appunto contro quelli che sono i principi costituzionali e quindi ci devono essere la gravità del fatto, degli indizi nei confronti della persona sottoposta a misura cautelare molto forti e un pericolo attuale per la vittima. Le misure cautelari personali sono la misura della custodia cautelare in carcere, la più grave, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e la misura del divieto di avvicinamento sia alle persone che ai luoghi frequentati dalle stesse. Questo veramente è una modifica molto importante perché fa sì che cominciamo a pensare alla vittima non come un soggetto passivo del processo penale, ma come un soggetto attivo che ha tutti i diritti di riprendersi in mano la propria vita. E grazie al lavoro sinergico delle forze dell'ordine,
della magistratura e dei centri antiviolenza presenti sul territorio si può ottenere anche in una settimana di lavoro intenso, come qualche caso che poi vi racconterò.